Poca spesa e tanta resa. Inevitabilmente qualcuno avrà da ridire. Sto pezzando proprio, sto sciogliendo. L'accessorio protagonista di questo video sarà esattamente questo. Ovviamente non l'ho detto, ma Cinzia è con me e neanche a dirlo Cinzia è a prendere il sole. Adesso la raggiungo che mi sto letteralmente sciogliendo. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Come vedete oggi sono al mare e non era in previsione fare questa tipologia di video, ma visto e considerato che in tanti mi state scrivendo da diverso tempo, nonostante io abbia già espresso quello che è il mio pensiero sull'accessorio di cui vorrei parlare, ovvero il vello di pecora che ho sulla sella, visto che le domande più o meno sono sempre le stesse, chi mi segue da diverso tempo sa che prima di mettere il vello di pecora io avevo una sella Comfort che poi ho venduto e ho preferito usare il vello di pecora, e quindi credo sia arrivato il momento di fare un video in cui io esprimo esattamente a 360 gradi quello che è il mio pensiero su questo accessorio. Questo che vedete in sella è esattamente l'accessorio di cui vorrei parlarvi oggi, ovvero il vello di pecora. In alcuni negozi potete trovare un accessorio simile ma di materiale sintetico, ed ovviamente le caratteristiche che andrò ad esprimere adesso su questo accessorio, che è assolutamente originale. Questo è esattamente un vello di pecora vero. Questo proviene direttamente da una pecora abruzzese. Mio nonno faceva il contadino, oltre ad avere la campagna aveva anche gli animali, aveva mucche, galline, conigli ed anche le pecore. Beh, questa è una pecora del gregge di mio nonno. Ovviamente poi la pelle è stata fatta conciare e questo è il risultato. Tengo a precisare che non ho dovuto ritagliare assolutamente nulla con le forbici o con qualsiasi altro oggetto tagliente, ma ho semplicemente, come vi farò vedere tra poco perché la smonteremo, inserito degli elastici che la tengono ancorata alla sella. Quindi tornando a noi, abbiamo detto che è pecora vera e lana, e la lana ha delle caratteristiche ben precise. Tanti di voi mi dicono: ma la togli d'inverno? La togli d'estate? Quando piove si inzuppa? Quando lavi la moto la togli? Ragazzi, io da quando ho montato questo vello di pecora sul mezzo non l'ho mai tolto. Nel frattempo, se mi vedete grondare, non sto male, ma è semplicemente che ci sono ben 34 gradi e sono appena le 9:30 del mattino, quindi inizierò a sciogliermi tra un po', ma farà parte del gioco. Come vi dicevo, la lana ha delle particolari caratteristiche. Una di queste, la principale probabilmente, è che è un ottimo isolante. Quindi d'inverno vi consentirà di viaggiare al caldo e d'estate vi consentirà di viaggiare, tra virgolette, al fresco. Al fresco vuol dire che la sella non si scalda. Io ovviamente ho la sella originale e a lungo andare il fondoschiena inevitabilmente mi diventava incandescente. Con questo accessorio, oltre a viaggiare in maniera confortevole, la temperatura del mio fondoschiena e di quello di Cinzia praticamente rimane costante. Persino Cinzia, che è stata la prima a storcere il naso una volta che ha visto l'accessorio montato sulla sella, ha avuto da ricredersi, ed ora lei capisce il perché di questa scelta e ne apprezza decisamente le qualità. Adesso vi mostro come ho ancorato il vello di pecora alla sella. Innanzitutto apriamo la sella. Come vedete io ho messo un elastico qui, apriamo anche la parte anteriore, e due elastici qui sotto, uno nella parte centrale e uno nella parte anteriore. Sfilarlo praticamente è di una semplicità estrema. Eccola qua, l'abbiamo sfilata. Questa è la forma originale che ha il vello di pecora una volta che viene lavorato. Adesso lo stendo a terra così vi è più chiaro il tutto. Comunque, quello che mi interessava farvi vedere, perché tanti mi chiedete come lo ancori: 1, 2 e 3 elastici. Ovviamente gli elastici sono cuciti sulla parte interna del tessuto. Questa è pelle vera e neanche a farla apposta, non più di 20 giorni fa l'ho lavata per la prima volta. Lavaggio estremamente semplice, siamo entrati in doccia tutti e due insieme, ho steso il vello a terra, ho usato del detersivo dei piatti più dell'acqua e la spazzola. Ho spazzato tutto quanto, ho lasciato asciugare per un giorno all'aperto e il risultato è che è tornata completamente nuova. Adesso ve la mostro a terra, così vi rendete conto delle dimensioni e della forma che ha questo vello di pecora. Questa è la forma, diciamo, originale, passatemi il termine, della pecora, una volta che viene scuoiata e quindi lavorata. Non ho dovuto tagliare assolutamente nulla, mi sono semplicemente limitato a mettere, come vi dicevo, questi elastici, 1, 2 e 3, elastici che banalmente si trovano in una normale merceria. Quindi una volta che andate in merceria prendete, che ne so, 1 metro, 1 metro e mezzo di elastico, trovate chi vi cuce tutto quanto a regola d'arte qui sotto e il gioco è fatto. Ragazzi,
Lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Inserirla e sfilarla dalla sella è un gioco da ragazzi e il risultato vi posso garantire che è decisamente perfetto. Questo vello di pecora ha circa 2 anni, è stata usata costantemente sia d'inverno che d'estate e questo è lo stato in cui è. Ovviamente dove poggiate maggiormente il vostro peso è decisamente più schiacciata che in alcuni punti, ma il comfort e quindi l'isolamento che deve fornirvi quando siete in sella è assolutamente costante e durevole nel tempo. Allora, per quel che riguarda il rimettere a posto il tutto, la questione è abbastanza semplice. Prendo la sella e faccio il lavoro al contrario, quindi rimetto un elastico più grande qui in fondo, l'elastico più piccolo qui in avanti. Metto al centro e inizio a rimontare la sella. Ok, questa è messa. A questo punto farò altro che prendere la sella passeggero, la metto qui, anche qui la metterò al centro, farò passare questi lembi che sembrano fatti apposta. Queste sono le zampe della pecora, sembrano fatti apposta, le metto qui sotto questi dentini, metto qui e a quel punto non resta che chiudere tutto quanto così. Eccolo qua, risultato portato a casa. In meno di 1 minuto avete sistemato la sella come era prima. Non vi nascondo, non vi nego che inizialmente quando ho iniziato ad utilizzare questo tipo di accessorio mi sentivo un po' a disagio, perché ovviamente è un prodotto che non passa inosservato. Quando lo mettete sulla moto inevitabilmente qualcuno avrà da ridire, perché si pensa che uno monti un accessorio del genere perché vuole fare lo sborone, perché vuole fare figo, perché vuole essere osservato. La realtà è che a me di essere osservato non interessa, a me interessa viaggiare comodo e con questo accessorio vi devo dire che i benefici si sentono assolutamente. Una delle domande più ricorrenti è: dove l'hai preso? Di questi accessori se ne trovano tanti, come dicevo sintetici, ma quelli sintetici non hanno le caratteristiche di quello originale, perché la lana originale ha delle caratteristiche che la rendono assolutamente inimitabile. Come vi ho detto, questo accessorio proviene dal gregge di quello che era mio nonno è venuto a mancare diversi anni fa e aveva regalato 2 scendiletto a mia madre. Uno è questo e un altro è a casa. Con questo, che mia mamma non ha mai usato e non avrebbe mai utilizzato, perché a casa mia non si usano questi tipi di accessori, però magari prima andavano tra virgolette di moda, allora chiesi a mia mamma se potevo prenderlo e come avete visto ho messo quegli elastici e l'ho messo sulla sella. Quindi la mia risposta a tanti che mi hanno scritto è: dove posso trovarlo? Banalmente potreste rivolgervi a un pastore che ha un gregge e chiedergli come avere un vello di pecora. Una volta che avrete il vello, ovviamente il vello dovrà essere conciato, quindi dovreste portarlo in una conceria. Una volta che è stato conciato siete pronti per utilizzarlo. Diversamente, se viaggiate in moto verso est o verso il Nord Africa, lì è più facile ancora trovarlo, perché ci sono delle vere e proprie bancarelle dove vengono esposti di prodotti simili e potete star certi che sono prodotti originali. Si inzuppa? Come fai quando piove? La togli? Ragazzi, inevitabilmente si bagna, ma non si inzuppa. A voler fare proprio le cose per bene basterebbe rimuovere la sella, sbatterlo, scuoterlo e si asciugherebbe. Non ho mai fatto questo, mi sono seduto sopra anche quando pioveva, tempo qualche chilometro, si asciuga da sola e quindi problemi di acqua non ce n'è. Quando lavi la moto la rimuovi? No, la risposta è no, non la rimuovo, la lascio su e aspetto che poi si asciughi. Come vi dicevo, non più di 20 giorni fa l'ho lavata per la prima volta, l'ho messa banalmente in doccia e l'ho lavata a mano con il detersivo dei piatti e una spazzola per i panni. L'ho sciacquata per bene, ovviamente gocciolerà, l'ha lasciata appesa nel box doccia 10 minuti giusto per farla scolare, dopodiché la mettete all'aperto su uno stendino o su un filo steso e la lasciate asciugare. Tornerà come nuova, non va strizzata, non va messa in asciugatrice, va banalmente fatta asciugare al sole. È un accessorio estremamente semplice, estremamente umile, ma estremamente funzionale. Spero che con questo video, facendovi vedere come è stata montata, come è possibile reperirla, come è possibile lavarla, come è possibile fissarla, le caratteristiche, ripeto, la lana è un ottimo isolante, quindi adesso che ripartiremo dal mare la sella non sarà fresca, sarà sì calda ma non rovente, come se il vello non ci fosse, e man mano che andiamo la temperatura della sella si stabilizzerà e rimarrà costante fino all'arrivo. D'inverno, di contro, viaggerete col fondoschiena sicuramente al caldo. Spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Nel caso in cui ce ne fossero delle altre, scrivetemelo sotto nei commenti. E non so quanto possa costare un accessorio del genere al pubblico, sinceramente non ho idea, perché vi ripeto, io non l'ho comprato, ma non penso che costi un occhio della testa, considerando che una sella buona, una sella comfort, costa ben oltre 200 euro. Qui parliamo di poche decine di euro, credo. Se andate nei paesi dell'est o nel Nord Africa ancora meno. Non è un accessorio montato a caso, non è un accessorio montato per fare figo, non è un accessorio montato per essere notato, è un accessorio semplicemente che fa il suo lavoro, poca spesa e tanta resa. Comfort d'inverno, comfort d'estate, quando piove non si inzuppa e si asciuga in un battito di ciglia. Adesso rimonto il tutto
chiudo baracche e burattini e mi vado a fare un tuffo in acqua che sto letteralmente grondando. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video!